Ciao, sono Caruso. La domanda alla quale voglio rispondere oggi è la seguente: qual è la tecnica di respirazione corretta, giusta, che mi serve, che devo praticare? Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Primo, ognuno di noi respira, è vero, ma ognuno di noi respira in maniera leggermente diversa in funzione di tantissime cose. Per esempio, il peso. Se sei più cicciottello, un po' cicciottello come me, oppure se sei un pochino più minuto, la tua respirazione cambia. Se sei una persona che soffre di apnee notturne, cambia. Se sei una persona che spesso ha il naso ostruito, la tua respirazione cambia. Se sei una persona che fa tanto sport aerobico, non tirare sui pesi, io intendo movimento, ecco, allora la tua respirazione cambia rispetto a che sei una persona sedentaria. Che tipo di lavoro fai? Fai un lavoro dove devi per forza tenere spesso la mascherina perché c'è inquinamento o sostanze pericolose? Oppure sei una persona che è sempre fuori all'aperto e nella natura? Tutte queste sfaccettature, e credimi molto 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 di più, entrano in gioco quando si parla di respirazione. Perché ti dico tutte queste cose? Allora, voglio essere ben chiaro. C'è tanto marketing che sta spingendo per la respirazione, e come fanno tanti dei miei colleghi, non soltanto italiani ma anche inglesi, americani, come fanno a vendere dei pacchetti di respirazione? Ti dicono che c'è quella respirazione lì, ti insegnano una respirazione in un video. Peccato che questo qui è quasi criminale, perché se sei una persona che ha bisogno di respirare molto lentamente, ma nel video viene descritta la respirazione così di iperventilazione come una tecnica che risolve tutti i problemi, tu che hai bisogno di respirare lentamente fai quella respirazione lì e come ti senti secondo te? Ti senti malissimo. Poi vieni da me che sono un breath coach ormai da tanto tempo e mi dici la respirazione con me non funziona, ho avuto soltanto cose brutte attinenti associate alla respirazione. Errore, quella non era la tua respirazione. Perché ormai è tanto tempo che dico alle persone dovete essere calibrati da un breath coach. La cosa più genuina che si fa è che si fa una sessione insieme, riesco a calibrare quali sono i paradigmi della respirazione che vi serve a voi, anche perché ogni respirazione vi dà dei risultati diversi e deve essere utilizzata, stavo per dire deve essere respirata, deve essere calibrata e utilizzata in momenti specifici della giornata. Non va sempre bene, ok? Questa storia che la respirazione coerente 6-6 va sempre bene per tutto. Sbagliato, non c'è una tecnica che va bene per tutto, dipende da tante cose. Torniamo di nuovo all'origine del discorso. Si fa una sessione, ti calibro, riesco a capire quali sono le cose che vuoi ottenere, che cosa ti serve e soprattutto a che livello sei di respirazione, perché sai, se non hai mai fatto respirazione all'inizio può sembrare un po' scomodo, hai bisogno di qualcuno che ti faccia capire dove e come muovere il corpo in modo che tu possa avere il massimo risultato dalla respirazione che stai facendo. Dopo che sei stato calibrato, ti viene proposto un programma di respirazione che mediamente dura qualche settimana. Ora, attenzione, siccome molti dei miei colleghi non lo dicono mai, io te lo voglio dire perché a me mi piace dire la verità. Stai attento, quando cominci un percorso di respirazione, per i veri cambiamenti, non i cambiamenti li senti già da subito, dalle prime settimane, ma per i veri cambiamenti stabilizzati bene, ci vogliono mediamente tra i 3 e 6 mesi. Oh, mamma mia, Caruso, ma 3-6 mesi sono tantissimi, io non posso aspettare. Sai qual è il problema? È che in realtà hai già aspettato magari un anno e non te ne sei nemmeno reso conto. Se mi avevi contattato prima, già avevi ottenuto i tuoi risultati. Quindi ricordati, prima parti, prima ottieni i tuoi risultati. I 3-6 mesi di tempo si propongono sempre in maniera molto leale, ok, professionale, perché il nostro corpo comincia ad avere una quantità di ossigenazione a livello tessutale maggiore e comincia a rispondere con una varietà di risultati che possono essere
dei risultati in termini di apparato termoregolatore, in termini di digestione, in termini di vitalità. Te ne dico una veramente bella, in termini di pelle, luminosità della pelle. Molte donne che hanno lavorato con me mi hanno detto: Caruso, io non ci credevo quando dicevi che respirando in un certo modo la nostra pelle comincia ad essere più luminosa. Però è chiaro, perché quando riesci a mandare l'ossigeno nei più stretti dei capillari, nella periferia del corpo, tutti i tessuti vengono ossigenati così tanto per cui la rigenerazione anche tessutale dell'epitelio esterno, quello che di solito si chiama pelle, ecco, a quel punto cambia e diventi più luminoso. Ma soprattutto ci sono tanti altri aspetti della respirazione che secondo me dovrebbero essere insegnati sempre più spesso anche ai bambini. Alcune persone optano però per non farsi affiancare da un operatore esperto e quindi provicchiano un pochino quel video su YouTube, mi metto con le gambe incrociate oppure lo faccio sdraiato, non ho capito se devo inclinare la schiena oppure no, e insomma una serie di errori che poi portano sovente a smettere di respirare, a non credere più nella respirazione. Ah, ho detto credere. La respirazione è una cosa particolare perché non c'è bisogno di credere. Se respiri bene, ottieni risultati sempre. Hai capito bene? Sempre. Non c'è bisogno che tu creda a una tecnica particolare. Se respiri bene, correttamente per quanto riguarda te, ricordati, calibrati o devi essere calibrato, ok? Se respiri bene, ottieni risultati sempre. Ora, che cosa stavo dicendo che mi sono perso un po' nei miei discorsi? Ah, sì, la respirazione ha una serie di vantaggi incredibili, anche per le persone che ovviamente soffrono di ansia, hanno problemi a dormire, hanno problemi di digestione e soprattutto a tutte quelle persone che vogliono innalzare le proprie performance. Oh, Caruso, stai parlando di performance sessuali? Sì, anche, certo, perché sono performance. Stai parlando di performance sportive? Certo, sì, anche di sport, ok? Perché in tanti sport diversi respiriamo in maniera molto molto diversa. Io per esempio sto prendendo una specializzazione per il nuoto dove capite bene che non si può respirare se non in maniera molto forzata e spesso e volentieri non con il naso, quindi certe specializzazioni dovrebbero essere investigate molto di più. Ma bando alle ciance, le performance non sono soltanto attivamente fisiche, possono essere mnemoniche, ma sapete quante persone mi dicono: Caruso, sono 3 settimane che sto respirando come mi hai insegnato e come mi hai detto e io mi sento chiarezza mentale, sento che non faccio più fatica a dialogare con le persone, mi ricordo bene le cose. Perché? Perché stiamo irrorando il cervello. Quindi quando dico innalzare le performance non ha a che fare solo con una parte fisica, ha a che fare anche con una parte mentale. E qui entriamo nel vero nocciolo della situazione. Perché? Se sai respirare in un certo modo, vuol dire che riesci a controllare la tua mente. E se riesci a controllare la tua mente, diventi operativo semplicemente schioccando le dita. Riesci ad essere più concentrato, più focalizzato, più produttivo. Le tue performance hanno a che fare anche con il tuo lavoro, con le relazioni, con la tua famiglia, con te stesso. Allora, facciamo un po' il sunto di questo video. Io sono d'accordo che le persone vogliono fare marketing per forza, per venderti un prodottino, ok? Anch'io vi stavo dicendo poco fa, ci sono persone che non vogliono affiancarsi a un operatore e quindi optano per fare il mio corso di respirazione, dove diventi un esperto respiratore, impari più di 20 tecniche respiratorie, ti spiego come, quando e perché. Certo, puoi fare anche tutto in autonomia. Lo puoi fare se qualcuno te lo insegna, ma soprattutto la respirazione dovrebbe essere presa più in considerazione da tutte quelle persone che non riescono a staccare la spina, che sentono di essere distratti nella loro vita e non sono ben presenti. Tutte queste cose non possono essere portate
da un video. Ti insegno la tecnica di Tizio, ti dico come fare la 333 oppure la 46. Il problema non diventa la tecnica, il problema diventa che non sai a chi stai parlando. È un po' come quando mi dicono la fai un'ipnosi su YouTube? Sì, le ho fatte, ma chi è che mi ascolta? Chi è che sta ascoltando dall'altra parte? È capace di seguire? Ha dei problemi che magari possono entrare in conflitto con quello che sto dicendo? Capite bene che il marketing è una cosa, ma fare le performance, fare le respirazioni, fare certe tecniche in maniera adeguata è tutto un altro paio di maniche. Ok? Spero con questo video di avervi fatto comprendere e realizzare che, uno, la respirazione è strapotentissima e tutti noi dovremmo utilizzarla. Due, smetti di credere a questi fanfaroni che ti vogliono vendere la respirazione a 2,50 euro. Chi ti vende dei pacchetti per 1 euro, secondo te quanto varrà quella roba? Ok, quando si lavora professionalmente ci sono anche dei costi, non soltanto dell'energia, del tempo, ci sono anche dei costi e questi costi vanno sostenuti perché una volta che hai capito come respirare rimane quello strumento per te, con te, per il resto della tua vita. Capisci che importanza ha? 3. Smettiamo di credere che ci sia una ed una sola tecnica che vada bene per tutti, perché ognuno di noi è unico, speciale e irripetibile e dovremmo iniziare a comportarci così, in maniera unica, irripetibile e speciale. Ancora una volta, da Caruso Colzi è tutto, spero che ti sia piaciuto questo video, se così è mettimi un mi piace che male non fa e ancora una volta ti auguro una splendida serata. A presto.